Ci siamo fermati proprio fino ad oggi qui a Otavalo perché ci aspetta l'evento più grande di tutto il Sud America. Moltissime persone vengono qui il sabato mattina, lasciano le loro case tra i monti per intraprendere viaggi lunghissimi. Un'esperienza di quelle da film, o sarebbe meglio dire di quelle da documentario. L'Ecuador ci sta conquistando un giorno alla volta, un colore dopo l'altro, e arriva anche il momento per spostarci nel suo cuore, la capitale Quito. Ma non tutto va esattamente liscio, anzi, le difficoltà in questa parte di mondo aumentano e ci ritroviamo a dover riflettere su che cosa fare per continuare questa avventura. Bravi! Buongiorno ragazzi, era questo gran bel banchetto, colazione inclusa. Che bello svegliarsi, avere già la colazione sul tavolo. Vero? Buongiorno. Ma no, bello È giallo. giallino stamattina, che gli è successo? C'è anche il succo di E mora. poi c'è il panino Col col formaggino dentro. No, very good. Tutto perfetto. Se avete visto il video precedente ragazzi sapete che insomma ieri non sono stato tanto bene, nel senso che ho avuto un po' di stanchezza, fiato cortissimo, mal di testa, nausea. E alla fine comunque dopo una bella doccia calda e tanto sonno stanotte va decisamente meglio, quindi non so che cosa sia stato, però oggi va molto meglio. Oh, che sole! Ma non ci posso credere ragazzi, il tempo di uscire ci ritroviamo il camion del gas. Bella però la musica Sì, tradizionale sì. con i flauti. Ormai sembra una tradizione che lo incontriamo sempre appena usciamo. Comunque oggi non è un giorno qualunque ragazzi, oggi è sabato e succede qualcosa che è importantissimo non solo per l'Ecuador ma anche per tutto il Sud È America. il centro del mondo. Si stanno preparando ancora tutti quanti perché tutte le vie, non solo quelle della piazza centrale, sono piene di mercati in cui si vende di tutto. Questi signori, guarda che spettacolo, stanno comprando i tessuti dalla signora. Ah, para bailar. Sí. Sono come mascarillas. Sí. Ah. ¿Quieres probar? No, grazie, grazie. Queste qua sono delle maschere tipiche tradizionali. Queste maschere si usano durante l'Inti Raymi, che è questa festa, è la festa che si svolge durante il solstizio d'estate, quindi a giugno. È una festa dedicata al dio sole e si fanno delle danze, si suona nella piazza centrale di Otavalo, quindi è una delle celebrazioni più importanti della zona. Tutte le strade che in settimana sono belle trafficate, piene di macchine, durante il sabato vengono chiuse e tutti i negozi del centro mettono fuori tutta la merce esposta e quindi i ragazzi è semplicemente spettacolare passeggiare qui e vedere che cosa succede. Questo banchetto ragazzi vende le stoffe per creare i vestiti tradizionali della popolazione che vive tra le montagne e quindi la gente compra o la stoffa, quindi poi la lavora a casa, oppure già questi accessori che sono già ricamati per andare a comporre quello che poi è l'abito tradizionale. È irriconoscibile la città rispetto agli altri giorni, cioè non riesco neanche a orientarmi, capire dove siamo, perché si vedono solo banchetti da tutti i lati. Sentiamo le persone parlare tra di loro e ragazzi, lo spagnolo non è la lingua che usano. Fantastico. La signora che cosa? Salchipapa. Quindi patate e questi qua che sono wurstel, salsiccette. Bellissimi questi alberi di Natale da appendere, perché comunque ricordiamoci che anche qui la festa più importante è il Natale. Ragazzi, ma avete mai visto un banchetto di gonne più bello di questo? Cioè guarda che colori ci sono, tutte le gonne afflisse con tutti i decori, ma è stupendo questo. Questo è il colore esattamente per com'è ragazzi, non abbiamo aggiunto saturazione. Mentre ci sono due signori qui dietro con le tuniche lunghe che parlano della vita di Gesù, col microfono in mano, cosa stranissima, già da questi primi momenti qui al mercato possiamo vedere quello che è il sincretismo religioso di questa zona. Qui torna questa parola. Torna dopo il Messico, il sud del Esatto. Messico. Perché da un lato vediamo che si celebra il Natale, quindi sì, sono cristiane le persone che abitano qui, dall'altro però una delle feste più importanti è quella dedicata al dio sole, quindi c'è questa unione tra due tradizioni completamente diverse. Scusami Angela, perché i signori mi hanno un po' fatto perdere la concentrazione. Quanto sono bellini. Buenas.
Noi siamo rimasti fino a sabato proprio per questo, ma non ci aspettavamo assolutamente che tutta la città diventasse un mercato del genere. Pensavamo che la cosa fosse comunque circoscritta alla piazza principale, quella più famosa per quanto riguarda i mercati tradizionali, che è la piazza del Poncio, la piazza dei Ponci. Ma ancora non siamo neanche arrivati là perché c'è tantissima roba prima di arrivarci. Allora ragazzi, Paolo sta cercando il nuovo cappellino, ma scusate, non è uguale a quello che ha già, secondo Certo, voi? bellissimo. È identico, ma non possiamo cambiare colore almeno. no, Sto cercando di convincerlo almeno a cambiare colore. Guarda quanti colori ci sono, c'è pure viola, prendi il viola. Mi gusta. A posto ragazzi, guarda che bello. Niente ragazzi, non ce l'ho fatta, cioè ha comprato lo stesso cappello. Guarda qua, Guarda, 1, 2, 3. Oh, che differenza, adesso sì Guarda, è uguale. È un po' meno smollato, un po' meno andato Ovvio a nuovo, male. diciamo. Dai. Una delle missioni di oggi ragazzi era trovare l'erede, perché purtroppo abbiamo smarrito la calza della GoPro. Questa sì ragazzi, Ebbene sì, è successo. stata la tragedia dei giorni scorsi, abbiamo cercato ovunque e alla fine l'abbiamo data per dispersa. Dal Giappone ha deciso di fermarsi in Ecuador. Dal Giappone, dopo anni e anni l'abbiamo persa in Ecuador. Ha deciso di fermarsi qua. Vabbè, Comunque, avrà scelto questo paese, le sarà piaciuto particolarmente. Le auguriamo Ha detto, anche una io buona sto qua. vita. Esatto, e quindi abbiamo comprato il rimpiazzo. Per ora sono solo dei calzini, ma si trasforma. Tra l'altro carinissimo, guarda che bello. C'è il capibara sopra, mi dispiace quasi perché sono troppo carini. Beh, Magari cerchiamo di bucarlo dove tre non c'è. paia, 2 me li tengo io e uno sì. diventerà la nuova calza della GoPro. Questa è la zona dei pulitori di scarpe che se ne stanno qui all'ombra. Devo dire che oggi si lavora un bel po' perché c'è un sacco di gente in giro. Molto belli questi, fatti sempre con i colori tradizionali e con i materiali tradizionali. Questa è una culla che si appende tipo amaca e questa invece è una bella poltronazza stile dondolo. Il banchetto ragazzi con tutti i vestiti per i cani che questi si chiamano mascotas, quindi sono sia cani che gatti, ed ecco qua come li vestono con tutti i colori andini e infatti sono tutti i vestitini colorati. Passando ragazzi abbiamo visto tantissimi di questi cappelli che poi in realtà sono delle maschere, infatti qua ci sono gli occhi, lo spazio per la bocca e sono belle grandi, eccolo qua. Ah sì, è la mascarilla, mi gusta molto. Sì, mira. Así. È sgrandita, Sí, es grande. Sì. Mira. Ya gracias, mira. Mira. Así. Tenemos así. Estos De son- dos lados. Claro, este es día y noche, 2 años del año, español quichua. Y Wow. color de arcoíris es la fortaleza por la cosecha que aquí festejamos en junio. Tienes muchos significados. Sí, estos son muchos significados. Algunos utilizan así para adorno. Ah. Es de la energía que se lleva aquí. Mira. C'è pure la piccolina, questa qua è tipo una mascherina. Mira. Sì. Che bello. Ci siamo cascati ragazzi, l'abbiamo preso piccolino da $1. È troppo Bello. carina, colorata, poi come diceva la signora ha un sacco di significato, quindi è un portafortuna, buona energia e adesso si usa in realtà anche nelle case, si mette, quindi si appende in casa appunto sempre per questo significato, ma in origine la sua funzione è appunto quello di maschera durante la festa che abbiamo già detto prima, quindi quella dedicata al dio sole che si tiene a giugno. Sta benissimo sulla chitarra, dai. Sì, è vero. Questo è il charango. Charango. Es como una guitarra. Sí. Ah, lo Similar. mismo. Ah, possiamo provare. Como ukulele. Come Ah, un come ukulele. Che senso è armadillo? Armadillo. Oh, oh. Che roba, Wow, ragazzi. Concerto, ragazzi, è partito il concerto. Che bravi! Il signore è bravissimo. Questa è la chiamata zampogna. Adesso l'ocarina. E
adesso ragazzi capisco che non si possa comprendere dal video, ma siamo nella piazza, finalmente la piazza dei Ponci, dove in realtà è tutto molto più tranquillo. Questo è il mercato fisso storico di Otavalo. Questo c'è tutti i giorni, quindi si trova qui tutti i giorni, tutto il giorno. Invece quello che abbiamo visto prima nelle vie laterali soltanto il sabato. Che spettacolari questi scacchi fatti con delle figure tradizionali. Guarda che belli, re, regina e tutti gli altri. Eccoci arrivati al momento Art Attack o Valentina Moda In. Valentina Moda In? Da dove l'hai tirata fuori questa? Perché io ce l'avevo da piccola Valentina Moda In. Oh mio Comunque, Dio! oggi lascio fare qui. Correva l'anno 1982. Esagerato. Ed è fine anni 90, dai. Comunque, cosa abbiamo qui? Un coltello, che sarebbe meglio avere le forbici, però non le abbiamo, quindi va bene il coltello. Il nostro kit da cucito che viene direttamente dal Giappone, sprovvisto di forbicine perché erano grandi così, ma a un aeroporto in India hanno deciso che non andavano bene. Era così. Era così. Cioè non tagliavi neanche il filo. Qua si vede, era grande così. Sì, minuscolo. Vabbè. E un calzino di Snoopy in questo caso, un calzino di Snoopy. Procediamo. Per esigenze televisive abbiamo già tagliato i punti importanti e allora il progetto sarà questo. Diciamo che abbiamo fatto un test, se funzionava era per esigenze televisive. Se non abbiamo la GoPro. No, non possiamo perché è questo. Vabbè, fatto sta che allora si va a inserire dal basso, Sì. dall'asta, si va a inserire il calzino e che poi non si può capire, Angela, non è Allora facile. facciamo così, adesso lo mettiamo addosso e ci mettiamo allo specchio così si vede. È intelligente. In pratica abbiamo bucato il fondo del calzino per far passare questo stesso calzino da qua. Da Si sotto, vede, giusto? si vede, giusto? sì, siamo Da allo sotto. specchio In poi. pratica, ecco, qua passiamo sotto. Qui c'è il buco che abbiamo già creato e via, e via, via. Stiamo già per salire per coprire la camera quando appunto c'è troppo vento e ci sono un po' di casini, diciamo. Allora, diciamo questa tecnica l'abbiamo studiata in Vietnam. Ecco. Perché era un disastro col vento e comunque questa tiene abbastanza bene il vento, ma quando ci sono le folate non c'è proprio niente da fare e quindi Eccolo qua, attenzione, andiamo a coprire. tutto scompare tutto per un attimo, tutto buio, ma Abbiamo torna. già fatto un buchetto ed eccolo lì. In pratica è così. Bisogna soltanto migliorare questa parte La e andare apertura del buco a qua. cucirla. Tutto qua. Già è stata fatta. Da questa parte, proprio dietro, cioè qua dietro, c'è già il buco che è quello tipico, cioè quello del calzino. Ecco, quello sì, del calzino. esatto. E quindi noi possiamo anche vedere Lo schermino schermo. dietro. Ecco, è stata la più brutta e orribile Di tutti, dimostrazione del mondo, sempre, della sì. storia dell'umanità. Angela messaggia e io invece ho dovuto fare tutti i design, tutti guarda quanti. che ti cresce il naso di Pinocchio, perché l'ho fatti tutti io, perché tutte le volte Paolo dice: ma hai visto i nostri zaini? Si chiudono da soli, guarda che Come per roba, magia, cling. tutto pronto. Non lo so. Oggi tra l'altro dobbiamo portare anche lei in giro con questa noi. è la sfida di oggi, vediamo dove la mettiamo la chitarra oggi. Quindi oggi ragazzi lasciamo Otavalo. Quanto siamo stati bene in questa cameretta, devo dire la verità, è stato veramente rigenerante. Ogni tanto ci sta proprio fermarsi anche un attimo. Ci siamo fermati più del solito a Otavalo, ma c'erano tante cose da vedere, si sta benissimo, un paesino tranquillo, quel mercato eccezionale e devo dire che siamo stati proprio bene, proprio da ricaricare proprio le batterie e ogni tanto ci sta. Ecco per ora come è stata organizzata la questione trasporto chitarra, appoggiata così di lato. Come non averla? È leggerissima. Comunque oggi piove pure, quindi si aggiungono le difficoltà a questa trasferta stamattina. E ovviamente arriva ragazzi, eccolo lì. Attraversiamo la piazza del mercato, stanno montando, oggi è tutto completamente diverso rispetto al giorno principale del sabato, quindi stanno aprendo adesso tutti i banchetti. Eccoci arrivati alla stazione degli autobus, adesso andiamo a cercare il nostro bus di oggi
Oggi sarà un viaggio un pochino più lungo, sono 2 ore, 2 ore e mezza circa. Autobus trovato, o meglio lui ha trovato noi perché c'era la signora che urlava la destinazione, quindi È facile. siamo saliti al volo, primi 2 posti davanti, eccoci qua. Ce ne sono tanti anche perché stiamo andando verso la capitale. Partiti da Otavalo, per il momento stiamo viaggiando con la porta aperta nel caso volesse salire ancora qualcuno. Siamo arrivati alla stazione degli autobus di Quito, adesso dobbiamo capire come andare verso il centro. Appena arrivati c'è la biglietteria subito qui per gli autobus urbani e c'è tutta la linea che dovrebbe andare verso il centro. La signora ci ha detto che dobbiamo prendere per El Labrador, che è là in fondo. Fila precisissima per salire sull'autobus, uno dietro l'altro. La postazione della controllora è fantastica, innanzitutto è in prima fila con seduta comoda e poi ha tutto quel ripiano con tutti i soldi dentro, quindi lei sta lì, gestisce tutti quelli che entrano, li fa pagare e li fa passare. Siamo scesi da un autobus e siamo saliti subito su un altro, ragazzi, che silenzio, che ordine, tutti in fila. Sembra il Giappone. Comunque il sistema degli autobus è un po' come a Bogotà, cioè ci sono le corsie preferenziali e quindi è una specie di metro in pratica con gli autobus. Bellissimo ragazzi, uno di quei posti fantastici costruiti con fantasia, tutto in legno. Qua c'è il mega balconazzo, quello è l'ingresso, c'è anche la cucina. Noi siamo invece da questa parte, proprio in alto, al primo piano, anzi secondo piano. Sì, questa è la nostra stanza gigantesca, Fantastico. enorme, un sacco di finestre, un sacco di luce, più centrale di così era davvero difficilissimo, cioè, In guarda di qua, pienissimo si centro. vede, guarda lì, campanile, Eccola, con campanile. l'orologio, cioè più centrale di così, più centrale. Che casino quando camminiamo. Un po' rumoroso e scricchiolante. Non c'è il bagno in camera, però paghiamo $9, quindi 9 8 dollari euro. senza colazione e senza Il bagno in bagno che è camera, condiviso, però va però benissimo. va benissimo, che spanzona che abbiamo qua. Sembra un negozio, ma in realtà non è solo un negozio. Siamo arrivati a Quito, la capitale dell'Ecuador, sul tardi ragazzi, dopo le 2, e quindi siamo subito messi a cercare un posto anche per mangiare perché la fame è potente. Siamo venuti nel primo posto carino che abbiamo visto, carino nel senso che c'è Hello Kitty. È Eccola lì Hello dietro. Kitty, tutto rosa, Tutto guarda che rosa. bello, tutto fucsia, anzi, Hello Kitty. Il menù però più o meno è sempre lo stesso degli altri giorni, quindi si parte con la bella zuppona. Paolo ha preso una cosa invece tipica dell'Ecuador, cioè L'encebollado. È praticamente una zuppa di pesce con tante cipolle, un profumo di cipolla che non vi dico. L'encebollado, quindi letteralmente l'accipollato, l'incipollato. Infatti c'è cipolla, ma il pesce è diciamo la parte forte, oltre a altre cose, come ad esempio l'ananas. Cos'è questo? L'ananas, sì, sembra ananas Sembra giallo. ananas, sì. Oggi ragazzi mi sono preso tutto a base di pesce, dopo la zuppa anche il camaroni, il gambero con tutto il resto, insomma tutto questo menù viene $2,75 a Ci sono anche testa. popcorn. Very good. Mi piace perché hai mangiato pesce a 2800 metri di altitudine. Infatti Quito sorge sul mare, proprio Sì. sulla costa, no in No. realtà no, siamo a 2850 metri e Quito tra l'altro è la seconda capitale più alta di tutto il globo. E perché fai il mio mentre lo dici? Per farsi capire meglio. Rende, Così bisogna sottolinei comunicare- proprio di più? Puoi Sì, sottolineare per l'altitudine. sottolineare è importante usare le mani. E poi siamo italiani, se non usiamo noi le mani per comunicare non so chi dovrebbe usarle. Ecco, scusi un pochino troppo. Parte il balletto? Forse un po' troppo. Bellissima Quito ragazzi, prima impressione, pum, bellissima. Sì, diciamo Bella. che il nostro ostello è proprio lì e noi siamo qua in questa prima piazza della città. Questa città è anche chiamata la metà del mondo perché ci troviamo vicinissimi all'equatore. Infatti oggi abbiamo superato quella linea immaginaria e siamo scesi nella metà sud, quindi siamo sotto l'equatore in questo momento. Uno pensa all'equatore, pensa farà caldo, saranno tutti al caldo, invece no, perché comunque siamo molto molto alti ancora, quindi le temperature sono fresche direi.
primavera tendente all'autunno. A marzo? Aprile-marzo. Forse sì. Stavamo parlando qualche minuto fa con i ragazzi dell'ostello che adesso sono qui nel centro di Quito insieme a noi e insomma ci stavamo scambiando un po' di punti di vista, perché allora devo dire che questo viaggio in Sud America per quanto ci riguarda è un viaggio nello sfatare dei miti oppure nel confermarli, nel senso che ci sono tante cose, no, con cui siamo partiti, un bagaglio di cose che sapevamo già o comunque di cliché anche che comunque uno si porta anche dietro e che abbiamo potuto confermare o ribaltare. Per esempio, quando noi abbiamo detto che venivamo in Sud America, in Colombia soprattutto, ci avevano detto tutti attenti, vi devo portare l'arance in carcere, state attenti, mi raccomando, state attenti, state attenti, Sì. Effettivamente questa cosa da certi punti di vista poi si è confermata in Colombia, ma da tantissimi altri punti di vista no, perché alla fine rimane comunque un paese tranquillo, soprattutto fuori dalle grandissime città, ci sentiamo di sfatare il mito della Colombia pericolosa, ma di confermare il fatto che comunque bisogna stare attenti. Sì, c'è un'atmosfera un po' diversa anche rispetto all'Ecuador. Anche rispetto all'Ecuador, esatto, è questo più che altro che ci ha anche stupito, perché se uno guarda i giornali adesso l'Ecuador sembra proprio il paese da non visitare, pericolosissimo, ma anche alcuni video su YouTube sembra confermano questa cosa, no, del paese. Sì, perché se uno si mette a guardare le notizie, si mette a guardare i telegiornali, alcune cose, chiaramente ci sono situazioni difficili. Sì. Ma ci sono zone anche qui, zone. Ad esempio, parlando anche con le persone che abbiamo incontrato qui, proprio le persone del posto, ci hanno detto in certe zone di non andare adesso, che non è il momento di andare perché è più pericoloso. E quindi noi seguiremo queste informazioni come abbiamo fatto anche in Colombia, no? Dove abbiamo deciso se andare o meno in determinati posti, penso ad esempio alla regione del Cauca che è considerata off limits, però chiedendo sul posto alle persone ci hanno detto no, lì potete andare tranquillo, evitate là, e quindi è un po' questo anche che ci stiamo accorgendo che è assolutamente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto finora in viaggio, diciamo tutta la parte asiatica, la situazione è un po' diversa, proprio a livello anche di percezione personale. Che è quello che fa la differenza, Sì. La percezione, perché un conto è andare a studiare, che ne so, la politica, quello che succede, la cronaca di alcuni paesi, e in effetti se tu ti vai a studiare la cronaca tra Colombia ed Diciamo Ecuador, che la cronaca non va più da nessuna parte. da nessuna parte, ma neanche in Non Italia alla esci di fine, casa. no? La verità è che quello che cambia è la percezione. Sì. Cioè, tu ti trovi in un posto, scendi dall'autobus, vai nella stazione, cammini verso l'ostello, cammini verso il centro, cammini verso quel quartiere. E la percezione è una cosa pazzesca che non so neanche come spiegarla. Esatto. Non so neanche. Ma fatto sta che in Colombia c'erano tantissimi posti in cui andavamo in cui questa camera, quella verso la quale sto parlando, la dovevo nascondere sotto l'ascella, chiuso così, Per non con far vedere. con le mani, con le braccia incrociate per non farla vedere, perché percepisci che c'è qualcosa che non va. Sì. E questo è successo in tante occasioni in Colombia. Sì, devo dire che poi anche è questa percezione che fa la differenza. Sì. E infatti è uno dei pochi posti in cui abbiamo fatto anche un po' fatica in alcuni frangenti a fare i video, perché non sapevamo se era il caso di tirare fuori la telecamera, parlare, inquadrarci, o forse era meglio non far vedere che avevamo nulla. Questa cosa sì nelle città, anche magari in qualche zona di qualche paesino un po' fuori, però ecco nelle città l'abbiamo sentita tantissimo. Ecco, e questo c'è stato anche confermato da persone Sì. che vivono in Sud America da tanti anni, anche italiani. Adesso abbiamo parlato, appunto, come dicevamo all'inizio di questa clip, con delle persone che abitano da tanto tra Colombia, Ecuador e il resto del Sud America. In effetti la Colombia ha questa cosa. Poi in realtà noi abbiamo ricevuto anche delle critiche quando ci siamo, Sì. quando abbiamo espresso, no, questa cosa della Colombia che in alcune zone, insomma, ti mette alla prova, soprattutto l'abbiamo detto tante volte, no? Quello che è successo a Medellin, il fatto di vedere 2 furti in una mattina, ragazzi. Cioè noi a queste cose noi ci siamo rimasti proprio tanto, perché tu dici ah cavolo, cioè pensavo che bisogna stare attenti, ma non a sto livello che veramente mi vedo i ladri gente, che mi sì, passano sì. davanti, che corrono, quello che fischia. Cioè sono situazioni per noi che sono pressoché uniche da Sì, quando per fortuna, viaggiamo. Per fortuna, aggiungerei. Ecco. Ma è anche vero tutto il resto, cioè quello che ci viene contestato, e cioè che invece la Colombia comunque è un paese ormai
tranquillo Sì, per il molto 90%. Bisogna fare molta più attenzione rispetto a un viaggio in un altro paese. Questo sicuramente l'abbiamo detto e l'abbiamo anche fatto vedere nelle varie tappe che abbiamo fatto, informandoci e quant'altro. L'unica cosa è che appunto entrati in Ecuador, devo dire, è cambiata proprio l'atmosfera che c'è. Sì. E questo appunto, come diciamo, anche il ragazzo italiano che vive a Bogotà ci ha detto anche lui, e fa sì, è vero, io vivo a Bogotà, ma quando vengo qui a Quito è un'altra cosa. Il succo del discorso, perché ci siamo dilungati esatto, tanti. ci siamo un po' persi. Il succo è questo, ragazzi, ci dicevano che la Colombia era tranquilla, ma no, e invece un po' l'abbiamo trovata così, cioè, lì la situazione è un po' mista. Sì. Fatto sta che l'Ecuador, che sulla carta in questo momento è un luogo da evitare assolutamente, anche secondo alcuni siti, anche secondo alcuni governi, l'Ecuador in questo momento no. Invece no, ragazzi, da quando siamo entrati in questo paese ci siamo un po' anche sciolti e rilassati, sì, perché c'è quell'atmosfera di cui parlavamo che è totalmente diversa. Attenzione però, ragazzi, non stiamo dicendo che l'Ecuador è un paradiso, ma che ci sono situazioni difficili, ma che la percezione nel paese come turista è totalmente diversa rispetto alla Colombia. Chiaramente, ragazzi, l'Ecuador sta diventando uno snodo importantissimo per tutta la droga del Sud America, ed è per questo che soprattutto negli ultimi tempi la situazione si sta facendo sempre più calda. Ragazzi, stiamo per farlo, forse perderemo la cittadinanza. Questo no, sembra un ketchup, ma non è un ketchup. Sembra un sugo, ma non è un sugo. No, è un sugo in teoria, però è dentro questa confezione mollicciosa, salsa per spaghetti con cipolla e pimientos addirittura. È l'unica che c'è, quindi l'unica che possiamo provare. La proviamo, dai, vediamo, diamogli fiducia. Buona. Come pasta ci sono soltanto i fusilli, che però si chiamano macaron, come direbbe un pugliese. Macaron. Che bel sughetto con il tonno. Il colore è bello scuro, direi, no? Rojo. Esatto. Pasta, sugo, tonno, fumante, ragazzi. Primo assaggio. Al dente. Ma dolce, un po' salata. Il sugo schiacciato come il ketchup, com'è? È un ketchup fatto bene, però. No, dai. Un po' meglio di un ketchup. Cioè, il secondo boccone ti è piaciuto di più, vedo. Ma perché il tonno aiuta, devo dire la verità. Buono, ci sta. Era acidula, Hai mal di stomaco? No, mi sento qua tutto un tipo come lo studio. Bruciore di stomaco. Bruciore tutto qua e poi mi fanno la pancia. Secondo me non so, questo sugo un po' così, insomma, vabbè. un po' così. Vabbè. Va bene, ragazzi, detto questo, noi vi salutiamo. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimo al canale, attivate anche la campanella e lasciateci qualche hype se riuscite. Noi salutiamo i ragazzi che ci seguono anche su Patreon e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ragazzi! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil